E la Riders, benvenuti dal vostro Mad Horse. Siamo diretti in Umbria con una moto perfetta per viaggiare, comoda, come può testimoniare Ilaria. No, non lo è, vi prego aiutatemi. Che altro adesso si dovrà abituare. Ovviamente siamo dal benzinaio perché questa moto penso che abbia fatto un patto col demonio del petrolio. Anzi, adesso cerchiamo anche di dare una stima dei consumi. Vediamo un pochino come vengono fuori. Metto il parziale a zero e vediamo quanto riesco a fare in doppio con le valigie a gas costante senza correre troppo, anche perché Ilaria si deve abituare. Sono le prime volte che giriamo insieme con questa moto. Ok ragazzi, il giro sta per iniziare. Abbiamo azzerato il parziale, abbiamo percorso appena un chilometrino in questo preciso istante. Vediamo quanto consumerà la dorso in doppio. La nostra meta, diciamo il punto più lontano di questo giro, sarà arrivare alla cascata delle Marmore, che visiteremo però domani mattina. Adesso ci facciamo un bel giro del lungo lago di Bracciano, arriveremo verso Anguillara, poi da là proseguiamo quasi per arrivare a Trevignano Romano, si inizia a risalire, si passa su per le zone del Viterbese. Ci stiamo per godere un bel fine settimana di moto con tante curve e posti caratteristici da vedere, magari anche con qualcosa di buono da mangiare e da mettere sotto i denti. Tiè, va là. Oh, l'essenza del girare per strada, pennellare le curve, attenti alle Megane che non si sa come guidano, che invadono le corsie, sarà ambriaco come una cucuzza, non lo so, e ammirare i paesaggi. Sta Megane me la voglio togliere dal che mi spaventa. Sento la passeggera che si muove, forse la postura di questa moto, il tipo di sella un po' sportiveggiante, non sono proprio il massimo per lei. Il bello di avere così tanta coppia è che uno si può permettere di mettere una marcia alta e andare via con un filo di gas, così anche un po' l'effetto on-off di questa moto si riduce. Vediamo dove ci porterà adesso il navigatore. Per tracciare l'itinerario mi sono basato molto anche sulla morfologia della strada. Le strade anche qui sono un pochino rattoppate, però la dorso duro affronta tutto senza paura. Cioè, guarda che bello. Poca visuale, rallentiamo. Ma qui è proprio scasciata. Vabbè che mi sto appassionando al fuoristrada, però così si esagera un po'. Questa strada era molto bella da vedere in mappa, però con la sportiva qui ci lasciate polsi, schiena e caviglie. Un bel paesaggio, si attraversa tutta una parte di bosco, molto carino qui. Però peccato che l'asfalto faccia un po' pena. Comunque ragazzi, quanto è bello il bicilindrico come motore, ne vogliamo parlare? Chiudi il gas e stai frenando, vai con filo di gas, soprattutto su un bicilindrico comunque con una buona potenza, riprende subito anche in coppia con valigie e non servono per forza 100 e passa cavalli, si va un gran bene. Che fai, oh? Il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo! Il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo! Proteggete il raccolto, confondete i vicini! Ah, bene, questa è una zona insomma bella per fare due curvette. Anche l'asfalto segnalo che è in una condizione ottima. Magari ecco qui nella foresta ad agio, perché a parte che è bellissima e vi gustate meglio il panorama, però magari trovate dei punti in ombra, qualche chiazza di qualcosa, qualche animale che potrebbe uscire, quindi sciate su questo manto che è bellissimo. Avevo proprio bisogno di pulire il cervello in 2 secondi, di rilassarmi, di stare tranquillo, anche perché già la vita è molto frenetica, il lavoro è un casino ragazzi, cioè lavorare in concessione di questo periodo non è un bel periodo, perché sono più le volte che si passa a litigare, perché poi le case danno determinate tempistiche che vengono disattese per via dei vari problemi di produzione che oramai saranno noti a tutti quanti, la mancanza dei semiconduttori, quindi al lavoro è tosta. Comunque ho iniziato anche la convivenza, di conseguenza ho fatto pure la rima stile rapper Manuto imbuto. Manuto, perché sei caduto in un imbuto? Manuto. Avevo proprio bisogno di evadere e la motocicletta, signori miei, è proprio questo qui. Voglia di essere liberi, di evadere e di essere insomma sereni. Ilaria sta facendo il diavolo a 4, porella, mi sa che non ne ha più e abbiamo fatto nemmeno 100 km. Sappiate che sto pianificando di o cambiare la moto o comunque di lasciare magari questa moto a mio padre e nel mio caso di farmene una un po' più da viaggio. Adesso c'è da capire quanto spesso andrei a viaggiare con Ilaria e quanto da solo, e soprattutto un'altra cosa, se girassi da solo fuori strada ne farei oppure no? Questo è il dilemma, perché la Tenere 700 che ho provato mi è piaciuta veramente tanto.
tanto. Il prezzo ovviamente non è regalato, magari potrei anche optare per un usato, per qualche chilometro zero, qualche veicolo aziendale di qualche concessionaria. Poi la Cestellaria secondo me non gliela fa più, però con quella magari si presenterebbe lo stesso problema, perché anche con la sella Comfort ho paura che Ilaria possa stare comunque scomoda. La ruota da 21 mi piace come si comporta anche su asfalto, insomma poi di quella c'è tutto il test, magari anche di quella vi segno il link qui per chi non se l'è visto, e magari per chi ce l'ha e ci viaggia in doppio fatemi sapere ma come vi trovate, che ne pensate, se secondo voi può andare bene o meno. Dubito che possa essere peggio a livello di scomodità della torso duro per andare in coppia, però è anche vero che se uno deve fare un investimento deve essere per una moto che bene o male ci consenta di goderci la strada a entrambi. Un'altra idea interessante, guardando sempre al mercato del nuovo, potrebbe essere la Tiger Sport 660, di cui ci ho fatto un video anche su quella, e è una moto che mi intriga perché ha la giusta cavalleria a mio avviso per divertirsi, ma allo stesso tempo non sarà una moto assetata, c'è comunque tanta cura per il prodotto. Quella è un'altra moto che mi intriga, però prima la devo provare ovviamente per capire se la taglia è giusta anche per me da solo. Con quella del fuoristrada me lo scorderei ovviamente, perché con quello scarico rasoterra fuoristrada non si fa, però potrebbe essere un modello diciamo parecchio interessante e versatile. Sempre per fare del turismo un po' fuori di testa, mi intriga proprio tanto, ma tanto invece, la Ninja 1000 SX. Da solo ci sto bene, ovviamente anche con quella fuoristrada meglio evitare. Parliamo di comunque 145 cavalli, un bel motore, una bella bestia, quindi al momento queste sono tre moto che mi intrigano proprio tanto. Poi probabilmente se continuo ancora ad aspettare continueranno ad uscirne di altre che mi intrigheranno e mi faranno venire mal di testa. Mazza, qua è bello proprio, l'archetto, che figo. Ho le braccia molto stanche. Tu sei stancata? No, è sulle spalle un po'. È un panorama che è irreale. La dronata non la faccio perché non c'è tempo, tira fuori, rimetti, sistema, fai, ma cioè qui siamo nei pressi di Narni, cioè guardate che paesaggio. Pronta per l'ultimo pezzetto prima di arrivare? Yes! Siamo finalmente arrivati e io veramente mi sono pettinato con i mortaretti. Ilaria fa headbanging stile metal. Esatto. Adesso vi faccio vedere le bellissime valigie Aprilia e il loro meccanismo di apertura. Valigie che si fanno pagare l'ira di Dio. Ciao amici, una scoperta incredibile. Queste borse fanno cagare. Io penso a Noale qualcuno sulla tazza del cesso dopo le mie maledizioni ci si è ritrovato giustamente. Guardate questo sistema di apertura. Allora, intanto tutta la roba deve essere assolutamente in verticale, altrimenti non... No, ma tra l'altro appunto questo si apre tutto e rischi che ti cada. Poi devi stare attento perché devi trovare qui Aspetta. questo coso qui, Cioè... eccolo. Quindi la serratura è interna. Ok. Poi ruoti. Tra l'altro queste mi si sono già smontate, me le hanno dovute sistemare i ragazzi, però quello potrebbe essere stato anche un errato montaggio all'inizio, quindi non mio. E poi premi questo qui e lo sganci. Ah, ok. Comodo, no? Vero? Andiamo a mettere qualcosa sotto i denti, va? Allora, il posto che ci ha consigliato il ragazzo purtroppo era tutto occupato, però abbiamo prenotato un altro posticino che sembra essere molto interessante. Sarà qua? Non lo so, credo che sia qui. Ok. Speriamo che non ci macellino per cucinarci. Ciao tesoro. Hai fame? Sì, tanto. Sono un po' stanchino. Io pure sono stanco, però mi voglio mangiare pure il tavolo. Vai, dici Metaverse. Cosa vi dico? Che voglio mangiare tanta cucina tipica. Il titolare ha parlato con noi, tra l'altro è stato molto strano come cosa perché eravamo gli unici, almeno adesso sono tre delle persone, però ci ha detto che è tutta roba prodotti locali. A few moments later. Allora, una cosa molto rapida perché qua ci dobbiamo nutrire, ma cosa ne pensi? Che buoni. Che buoni, che buoni. Via, partiamo. Ok ragazzi, cena finita, però ragazzi veramente di questo posto ve ne dobbiamo parlare un attimo in tranquillità sotto le coperte mentre digeriamo, perché con il pigiamone tattico. Allora ragazzi, poco fa si è accesa la spia della riserva, adesso si è rispenta un attimo, si vede che ancora in qualche modo non ripesca, non lo so, però eccola qua. 146 km con un pieno in doppio con le valigie. Questo è quanto, e adesso vi racconto di questo ristorante che è la fine del mondo. Che barba, che noia.
Che barba, che noia, che barba. Sembra molto Casa Chianello. Appena arrivati, ve l'ho detto anche su quel momento, spero che non ci vendano gli organi, perché sapete era tutto buio, non c'era un'anima. Poi siamo entrati, ci siamo fatti coraggio, eravamo gli unici là dentro. Poi pian piano si è iniziato a popolare un po'. Il problema era che il cameriere era, che è anche il proprietario in realtà, era estremamente gentile, così gentile che quasi ti metteva a disagio, poi eravamo gli unici, quindi non capivamo se era un suo modo di fare effettivamente. Sì, per poco prima di asportarti i reni, esatto, e cose simili. Oppure se era proprio così, ed era proprio così, lui in realtà era super dolce, oddio, gli voglio bene, cioè, è troppo tenero. Ragazzi, vi posso dire, in quasi 28 anni di vita un servizio del genere mai ricevuto, mai. Una cortesia quasi melenza. Sì. Però che ti faceva veramente sentire un po' come se stai tipo a casa dal nonno. Nel senso, nessuno si merita effettivamente le coccole del nonno, quindi ragazzi... Esatto. Cioè, ci siamo sentiti proprio tipo, non mi complimentare, ti prego. Tipo, ti prego, basta così, non me lo merito, sono un umano pezzo di merda, sono cattivissimo, in realtà vivo in una grande città e vi odio tutti. Esatto. E invece dolcezza oltre ogni modo, ovviamente non si tratta solo di servizio, anche i prodotti erano... sopraffini. No, eccezionali. La ricotta, ragazzi, me la ricorderò per sempre. Sì, i formaggi stagionali, tutti i prodotti insomma tipici e soprattutto veramente fatti direttamente da loro. Stiamo spendendo le nostre ultime energie veramente per fare proprio un plauso grandissimo alla Primula, ragazzi, andateci. Sì, no, andateci. Se capite da queste parti, andateci perché si mangia veramente bene e c'è veramente un servizio che non avrete mai più in vita vostra, nemmeno vostra madre vi tratta così bene. Troverete anche la recensione che comunque lasceremo. A domani, buonanotte. Ciao. I nostri amici ci hanno raggiunti. Sì! Caro Giuseppe, andiamo. Com'è questa tua esperienza? Tu sei già stato qua? Quando ero piccolo. Pure io. Siete che è una cosa usanza dei genitori romani portare i figli qui. Ma no, è la classica che poi andiamo a pranzo, direi. Questo mi ricorda un viaggio che abbiamo fatto verso Cuneo. No. We're completely fucked. We're completely fucked. Dichiarazioni a caldo dopo la fatica? Una figata. Beh, ne è valsa la pena? Sì, ammazza. Ammazza, è bellissimo qui. Sì. Bellissimo, ne è valsa anche la pena, però esatto, tra l'altro abbiamo perso una marea di tempo e quindi faremo un grande giro in moto. Adesso andiamo a un ristorante che sarà probabilmente a 5 km da qui e poi tutti a casa con l'autostrada perché dobbiamo pure tornare di corsa a Roma, a posto così. La dorsa e mi faccio un GS. Non ti permettere mai più, ok? Mai più! Va bene! Mai più! Antonio, va bene! Non dammi la mia madre! Va bene, Antonio! Mai! One eternity later. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Questo è stato un piccolo test per me e per Ilaria per vedere come andiamo in coppia insieme, soprattutto sulla Dorso Duro. Più avanti voglio portare, come già accennato in un altro video, una serie anche a tema proprio mangereccio e ovviamente costellata di belle strade e posti da visitare dell'Italia. Questo per ora è tutto. Fatemi sapere nei commenti sia consigli per una futura moto travel, cosa pensate soprattutto della Tenere 700 che è quella che più mi sta intrigando al momento. Qualora non foste iscritti ancora al canale ovviamente vi invito a farlo, non porto solo contenuti motovlog, porto un po' di tutto. Se vi piacciono le due ruote siete nel posto giusto. Se questo video vi è piaciuto poi lasciate anche un pollicino in su e magari condividetelo con gli amici, così aiutate la crescita di questo piccolo canale. E per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors.